Pentagono. Altro punto nevralgico importantissimo, il Pentagono, un edificio governativo situato in Virginia, che è vicino lì alla zona di Washington, sede quartiere generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Quindi sede generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Si tratta del più imponente complesso di uffici nel mondo, 28 km di corridoi, superficie di circa 600.000 metri quadri, ospita 40.000 persone, include un parcheggio di 10.000 automobili, alto 5 piani, già il 5 iniziamo a pensarci a questo numero. Locazioni, inaugurato ufficialmente il 15 settembre del 43 per centralizzare il Dipartimento della Guerra. C'era la Seconda Guerra Mondiale, tutti dicono, guarda, uniamoci tutti quanti in un unico luogo perché così riusciamo a fare le cose. Tra gli uffici di Washington e li riuniscono quasi tutti, riescono, iniziano a pensare al Pentagono. Vediamo. Il progetto ha detto George Bernstrom, la zona era vicino al cimitero con 5 strade. Allora, dovevano costruirlo qui prima. Si sono ribellati quelli di Washington perché hanno detto no, da qui, siccome c'è il cimitero, se me lo metti qua non riusciamo più a vedere Washington. In realtà mi viene da dire, come fai a fare una cosa della guerra vicino a un cimitero? Dal nostro punto di vista è un'energia che catalizzi non cose, diciamo così, leggere, parliamo da questo punto di vista. Poi fu spostata, grazie a Dio, un po' più in basso, non si vedeva Washington, ma tenuta la forma, quindi l'hanno messa più in basso. Certo che il cimitero è sempre qui, comunque c'è questo circuito di strade che fa una specie di risonanza enorme al sistema e catalizza anche l'energia del cimitero. Quindi, come posso dire, la guerra è sempre morte anche, no? Che viene a pescare, non è che c'è il lago pulito che arriva su con gli uccellini, qua ci sono delle sinergie che si collegano. Costruita in senso orario, ecco, ci sono cose che tu leggi tra le righe e dopo dici, aspetta un secondo, che come mai, no? Perché senti, no, come viene spiegato nel mondo normale. Senso orario per noi è un caricamento, cioè io ho letto tanti libri anche del Tom Shu dove dicono le fondazioni, le costruzioni, il senso orario è un senso caricante e ha un senso anche, come dire, di buon auspicio per molti versi. Le motivazioni ufficiali della forma è che la forma aveva diversi vantaggi, per esempio spostandosi all'interno dell'edificio le distanze diminuivano del 30-50% più corte di quanto sarebbero state in un'aula rettangolare. Quindi diventavano più strette perché? Perché io non devo avere tutti gli spostamenti, riuscivo a gestire meglio, perché c'è da correre anche a unire tutti quanti i servizi e le connessioni. La connessione con uscite esterne è più veloce, per cui se devo spostarmi arrivo subito perché l'angolo mi permette di velocizzare. Ti raccontano che questo è il motivo. Allora iniziamo a studiarci sopra e iniziamo a vedere che intanto non si dice è che la forma pentagonale 5 è l'amministrazione per il Feng Shui, il massimo è il C, il baricentro. Intanto la forma del pentagono si basa sulla proporzione aurea. Il pentagono, proprio se tu costruisci il pentagono con il tuo compasso, il disegno di un pentagono di lato AB, guarda caso, si realizza proprio a partire da quello di un segmento della sua sezione aurea. AB infatti è la sezione aurea del segmento A2 e quindi fate un po' vedere le prove, cercate di capire e vedrete che il pentagono nasce su sezione aurea. Non solo, ma il pentagono inoltre assieme al triangolo equilatero e al quadrato è l'unica figura che può essere utilizzata per creare un solido platonico. Qua torniamo con le energie di fondo, di base, di architettura sacra. Sono gli unici poliedri convessi che possono essere iscritti in una sfera. In questo caso si tratta di dodecaedro, 12 lati, 12 mesi, è una vibrazione, 12 apostoli, un poliedro a 12 facce pentagonali, pirite, ci sono certe cose in natura che riescono ad avere questo. Ovviamente Cornelius Agrippa ci disegna questo elemento e lo unisce a questioni occulte come l'uomo tra terra e cielo e non anche il nostro Leonardo con l'uomo vitruviano ci dice le stesse cose, sempre questo pentagono diciamo ritorna. Andiamo a studiare meglio però questa forma anche dal nostro punto di vista. Il pentagono c'entra molto anche con l'arte dell'architettura. I pentagonali, infatti, la pianta tipica della cittadelle o dei fortificati cinquecentesche. Uno dei primi esempi, sebbene non si tratti di un pentagono regolare, è costituito dalla fortezza da Basso di Firenze, progettata da Francesco Fiorenzuoli e a questi due qua. Quindi incominciamo a trovare queste forme pentagonali. Di pochi anni successivi sono la mura pentagonale con bastioni di Castellangelo a Roma, per esempio, o possiamo trovare la cittadella di Torino di Francesco Paciotti e via andare. Ma come mai tutte queste forme? Una delle possibili spiegazioni è legata alla geometria del pentagono ai suoi angoli, maggiori di 90 gradi. Resistono meglio agli scantonamenti rispetto a quelli retti propri del quadrato.
è dato che in ogni costruzione l'angolo è il punto più delicato, quello che realizza la solidità tra due muri. Scegliere un angolo ottuso aumenta la possibilità di difesa, perché non hai come il retto la spinta che spacchi, ma non riesci ad arrivare così forte. Nelle antiche mura pentagonali l'angolo non era mai lasciato alla mercé degli attaccanti, essendo munito di bastioni e circondato da un eventuale fossato con acqua. Questa caratteristica è stata mantenuta nel Pentagono per antonomasia, quello di Washington. Riprende la forma delle tradizioni fortezze, per questo è una questione simbolica più che necessità funzionale, perché l'assedio può arrivare dall'alto. Cioè, però si era pensato a una difesa strutturale che non fu mai realizzata, cioè loro pensavano a tutta una serie di radar, di roba che... Infatti cosa è successo? Che nell'11 settembre 2001 ci fu l'attacco anche al Pentagono. Ora cosa ho fatto? Sono andato a vedere la declinazione magnetica a livello storico, sono andato a vedere la posizione che era, ho guardato il fronte dove tutti entrano, il fronte reale anche che guarda la baia e guarda la Casa Bianca, eccetera. Vado a vedere il periodo, la direzione, diciamo, della facciata e mi trovo cosa? Vado a vedere l'11 settembre, tu dalle 9:37, vado a vedere cosa succede nell'ora. Guardate un po', viene fuori il 5 di frontale, viene fuori 5, diciamo, a livello anche dell'ora e del mese, dell'anno, insomma, vengono fuori una specie di combo di 5. Quindi il Feng Shui funziona, ti può far vedere un livello di pericolo anche energetico in fasi che continuano a variare, come un bioritmo. Però se vogliamo mettere il Feng Shui insieme a queste cose qui, alle 9:37 viene fuori sta roba qua e questo non è un caso. Questo per dire l'utilizzo anche di questi sistemi andando indietro per vedere certe cose. C'è la locazione del cimitero intanto che punta anche in qualche modo, non è piacevole questo punto, è disagevole la funzione anche di vita e morte, ma questo è la vibrazione. A quel punto guardo e vediamo tutta una serie di Mintang, il fiume arriva lentissimo, quindi permette un Mintang che si proietta fino alla Casa Bianca, quindi un rapporto diretto tra Casa Bianca e Pentagono. Il circuito viario che lo attiva moltissimo. Mi sono detto, ma aspetta un attimo, proviamo a fare un attimo una proiezione delle stelle, della forma, per vedere se viene fuori da qualche parte. Non viene fuori niente. Poi incomincio a pensare, ma aspetta un attimo che proietto un po' di più queste o vado da qui alla metà di questo, vediamo un po' cosa succede. Ho fatto queste proiezioni e vanno tutte direttamente o alla Casa Bianca o a questo edificio o al Campidoglio o direttamente anche all'obelisco. Quindi se voi proiettate, poi potete ingrandire questa cosa, la proiettate e andate a vedere dove va a finire, c'è una geometria sacra di collegamento tra tutti questi sistemi. Quindi anche da qua sotto loro ti raccontano quello che vogliono raccontarti, ma il sistema di difesa ha anche questo, un sistema di difesa energetico e quindi